Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Continuiamo con la parte numero 10 e 11. Selezioniamo il piano frontale ZY, ed entriamo nello schizzo. Comando linea, la inseriamo a cavallo dell'asse YY, selezioniamo i punti, e l'asse, e diamo il vincolo di simmetria. Immettiamo la quota dimensionale di 21 mm. Inseriamo la distanza tra la linea e l'asse YY. Con il comando profilo, disegniamo il contorno e quotiamo. Specchiamo le parti selezionate rispetto all'asse YY. Verifichiamo se il profilo è isovincolato e chiuso, con gli strumenti di analisi dello schizzo. Usciamo dallo schizzo. Prendiamo il comando albero, selezioniamo il contorno, e selezioniamo l'asse Z. Selezioniamo le varie facce e spigoli da raccordare. Prendiamo il comando smusso e selezioniamo lo spigolo superiore, inseriamo i valori e controlliamo che il verso dello smusso sia corretto, eseguiamo la stessa operazione, per lo spigolo inferiore. Inseriamo il materiale, e la parte è completata. Passiamo ad eseguire anche la parte numero 11. Selezioniamo il piano frontale XY, entriamo nello schizzo. Realizziamo il profilo, con il primo punto in allineamento con l'asse YY.
Quotiamo il contorno. Inseriamo anche la quota tra il lato verticale e l'asse YY, per vincolare completamente il disegno. Prendiamo il comando asse, e realizziamo un asse verticale coincidente con l'asse Z. Usciamo dallo schizzo e prendiamo il comando albero, in questo caso una volta selezionato il contorno, l'asse che abbiamo realizzato all'interno dello schizzo verrà riconosciuto in automatico, eseguendo direttamente la rivoluzione del pezzo. Eseguiamo i raccordi selezionando le facce e gli spigoli, come da video. Inseriamo il materiale, ed anche la parte 11 è conclusa. Se il tutorial vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, per rimanere aggiornati, per le uscite dei prossimi video.